Buongiorno a tutti, 8 aprile 2025, oggi riparleremo di azioni italiane. Eravamo da un po' senza analizzare il nostro mercato azionario che è letteralmente crollato. Stamane il MIB, questo è l'ETF che replica il MIB, il CSMIB, ETF d'accumulo sull'indice, aveva aperto in territorio positivo e ora si sta rimangiando praticamente tutto e insomma il video sarà diviso in 4 parti. Nella prima parte andremo ad analizzare alcuni aspetti sul portafoglio rotazionale italiano che vorrei chiarire. Ho già realizzato un video al riguardo proprio ieri. Analizzeremo il nostro indice azionario, analizzeremo le heatmap relative alle società del FTSE MIB, heatmap relative a cosa? All'efficienza, perché l'efficienza è letteralmente crollata, e poi analizzerò le società più ricercate all'interno di investing.com. Ok, quindi vi auguro una buona visione e come di consueto, se avete dei dubbi, delle domande, commentate il video. Buona visione. È abbastanza inutile, insomma, che vi dica che il portafoglio ha visto una fase molto ribassista, insomma, è crollato l'indice azionario e di conseguenza sono crollate anche le azioni che potete osservare in questa schermata. Questo è un test, non è un consiglio finanziario. Mi chiederete perché se è crollato l'indice sono crollate anche le azioni? È semplice, perché l'indice, cioè il CSMIB, cioè l'ETF appunto d'accumulo sul FTSE MIB, da cosa sarà mai mosso? Sarà mosso dalle azioni che lo compongono. Ad esempio Unicredit per il 13%, Intesa per il 12,6%, Generali per il 7,28%, tutte azioni all'interno del portafoglio rotazionale a fattore efficienza, come Banco BPM per il 2,43%. Insomma, questo non lo sapevo ragazzi, però il nostro indice azionario è molto sbilanciato su Unicredit, su Intesa e anche su Enel. Enel che magari entrerà all'interno della strategia rotazionale proprio il prossimo mese. Ad ogni modo, che cosa vi avevo spiegato? Che per contrastare il drawdown ho acquistato cosa? Una copertura. Tradotta in cosa? Tradotta in un ETF a leva per 3 inverso sul FTSE MIB, ok? In questo modo, che cosa accade? Accade che considerate che di color nero abbiamo il portafoglio, di color rosso il FTSE MIB, la tabella in alto a destra portafoglio, tabella in basso indice azionario, quindi CSMIB. In questo modo è vero che le azioni, se questo contesto persisterà, continueranno a perdere, quindi il portafoglio continuerà a scendere, ma allo stesso tempo avrò come contrasto cosa? L'apprezzamento di questo ETF a leva che si muove proprio in maniera inversa al nostro indice azionario. Perché? Perché se si muovono a ribasso le azioni compongono l'ETF e di conseguenza anche il nostro indice scenderà, giusto? E questo ETF inverso si muove proprio in maniera opposta. Vi avevo specificato questo alla fine del video di ieri, che probabilmente qualcuno di voi poteva pormi, diciamo, delle domande, nel senso perché hai acquistato un ETF Leva par 3 e non hai direttamente chiuso magari la metà delle posizioni? Cioè, saresti rimasto esposto per il 50% a quelle azioni, il 50% liquidità libera e basta. Perché non l'hai fatto? È semplice, anche per una questione di efficienza legata alle commissioni. Se io acquisto e vendo un ETF, pago 1,50 di entrata e 1,50 di uscita. 3. Se io vendo per dire il 50 tutte le azioni, cioè perlomeno il 50% di ciascuna di esse, pago 1,5 per 10 sono 15 € per chiudere e 15 € nuovamente per riaprire, 15 più 15 fa 30, quindi dove sta l'efficienza? Pagherei 3 € per un'operazione completa, quindi acquisto e vendita su un ETF e 15 e 30 sulle azioni. Però mentalmente è importante, secondo i miei parametri, spiegarvi un concetto molto molto semplice, nel senso che quando noi investiamo in azioni siamo esposti ad un rischio molto alto. Il motivo è estremamente semplice. Qual è l'asset class, escludendo magari il mercato delle cripto e qualche materia prima più rischiosa di tutte, è proprio il mercato azionario. Il mercato azionario è molto rischioso, però ci sono delle fasi nelle quali è più rischioso, ci sono fasi nelle quali è più rischioso. Quali sono le fasi nelle quali è meno rischioso? Quando la volatilità è bassa. Perché? Perché quando la volatilità è bassa, ipotizzate un ipotetico VIX del FTSE MIB per dire, le candele delle società
le candele in genere, ecco, del mercato azionario tendono ad essere ristrette. Quindi, se noi sbagliamo determinate operazioni in contesti a bassa volatilità, che cosa accade? Che in linea teorica in linea teorica, le perdite potrebbero essere in un certo senso contenute. Perché? Perché non abbiamo contro il fattore deviazione standard, cioè se noi sbagliamo, in genere comunque a bassa nei contesti a bassa volatilità le azioni si muovono poco, se si muovono poco tendiamo a perdere di meno. Però se noi andiamo a fare, per dire, no, a iniziare a aprire, chiudere, aprire, chiudere, aprire, chiudere in queste contesti ad alta volatilità, dove il range delle candele sono molto più ampie, che cosa accade? Che è molto più probabile compiere errori. Questi errori sarebbero pagati molto di più. Perché sarebbero pagati molto di più? Per l'escursione più ampia delle candele. Lì, in questi punti, un investitore potrebbe andare a demoralizzarsi, compiere ulteriori errori e vi spaccate in due un portafoglio. Ok, quindi un altro motivo per il quale non ho chiuso posizioni, ma ho semplicemente riallocato il 4,6% circa di liquidità che avevo lasciato libera nel portafoglio su un ETF leva per 3, è proprio per eliminare anche questo ipotetico fattore di rischio. Ok, ringrazio Antonio che abbiamo avuto una discussione nei commenti dell'ultimo video. E tenete sempre in considerazione un aspetto, che sbagliare in azioni quando il VIX, dipende anche gli Stati Uniti, tanto vero sono due mercati diversi, però ipotizzate che mi stia riferendo all'America. Sbagliare quando il VIX sta di sotto del 20 è un conto, sbagliare quando il VIX sta a 50 rischia di penalizzarvi dal punto di vista monetario e quindi dal punto di vista mentale, quindi boom, spaccato in due un portafoglio. Ad ogni modo siamo entrati in un territorio di risk off anche per quanto riguarda il mercato azionario italiano. Considerate che dal 20 marzo del 2025 a quando? Al 7 aprile del 2025 meno 19,70%. Cioè la frase i mercati salgono con le scale, scendono con l'ascensore è falsa. Sapete perché? Perché in questo caso si dovrebbe dire i mercati salgono con le scale e si buttano poi dalla finestra, perché questo è un crollo veramente impressionante. Ora, ho visto che per dire, per quanto riguarda l'America, ieri il Dow Jones ha registrato la massima variazione intraday che ci sia mai stata nella storia, una roba del genere. Quindi vi fa capire, ecco, che cosa stiamo vivendo. Storia pura. Detto ciò, l'efficienza è passata ad un territorio di negatività, meno 6,72 punti per quanto riguarda gli ultimi 60 periodi. Se volete testare il sistema attivo fatemi sapere via email. Ovviamente il rating tecnico è strong sell e per quanto riguarda, ecco, una gestione un pochino più attiva, mettiamola così, poi non sto fornendo consigli finanziari, tenete in considerazione che per quanto mi riguarda questo è il momento in cui coprirsi. Per quale motivo? Perché se noi applichiamo, ecco, un contesto, applichiamo l'efficienza come segnale di risk on e di risk off, guardate un po' con questa nuova piattaforma che ho realizzato, che comunque ha bisogno ancora di modifica, eccetera, ma periodo, efficienza, benchmark, segnali, 60 periodi, solo efficienza 1. Che cosa accade? Accade che quando l'efficienza del benchmark meno 6,60 in questo caso, entra ovviamente al di sotto, cioè entra in un territorio non negativo, ma al di sotto dell'unità, che cosa accade? Accade che nel passato, ogni qualvolta è accaduto una roba del genere, allocando per dire una parte del portafoglio, questo è un portafoglio 60-40 o perlomeno 60 in risk on, 60-40 in risk off, 60 di CSMIB, guardate un po', allora dov'è? 60 100 di CSMIB, quindi sul FTSE MIB in risk on, cioè quando l'efficienza sta al di sopra dell'unità, mentre il risk off un 60-40 composto da, allora dove siamo? Signore, posso far inserire, diciamo, se non ricordo male, 46 asset, qua ho sbagliato, inseriamoci il CSMIB. 60 mercato azionario italiano, 40 un ETF obbligazionario europeo con scadenza tra gli 1 e i 3 anni. Ok? Questa è una strategia che ovviamente non ha sovraperformato il CSMIB. Per quale motivo? Perché ho incluso anche le commissioni, però guardate ogni qualvolta, ecco,
il nostro indice entra in territorio di inefficienza, quello potrebbe, ecco, essere inteso come un segnale di risk-off, nel senso proteggiamoci finché questo contesto negativo durerà. Poi durerà tanto, durerà poco, non lo so, pur precisando un aspetto che non sempre quando si entra in territorio di inefficienza allora bisogna necessariamente preoccuparsi. Perché? Perché comunque anche questo sistema, come tantissimi altri sistemi al mondo, entra in delle fasi di entra in delle fasi di inefficienza, ma poi non è che ci siano dei crolli. Però in questo caso guardate, in questo caso vabbè nel 2022 è entrato poco, però qua avrebbe coperto alla grande. Ad ogni modo ricordate sempre un aspetto, che quando vi mostro determinate robe, non sto dicendo che per dire, perché molti poi spesso io questa roba non la capirò mai, è impossibile prevedere il futuro, dirlo oggi è facile. Ragazzi, ok, come vi ho detto, anche in questo caso c'è stato un falso segnale, ok? Però in questo caso sarebbe stata un'ottima protezione. In questo caso nel 2020, guardate, sarebbe stata un'ottima protezione. Ora vi faccio vedere il 2020, guardate un po' come funziona. Ecco qua. Io ragazzi parlo sempre di rischio. Per quale motivo? Perché so che quando le cose vanno bene è facile guadagnare, quando le cose vanno male allora tutti si disperano. Quindi non capisco davvero certe volte questa roba del ma è facile parlare oggi con lo storico. Oggi vi ho dimostrato che anche il mio sistema può fornire dei falsi segnali, così più chiari di così si muore. Ad ogni modo, efficienza benchmark meno 1,54, guardate un po' che cosa fa. La strategia rialloca il capitale sulla parte difensiva, ovviamente ripeto ci sono anche le commissioni non è una strategia che ha sovraperformato, ma almeno poi andrebbero a ridursi i drawdown. Scusatemi questo debug, ma è per farvi vedere come considera la strategia il capitale di quella seduta 12.624, paga 6 euro di commissioni, rialloca e finché il contesto del risk off persiste, questi contratti rimangono invariati. Quindi ci sarà rimbalzo? Non ci sarà rimbalzo? Non lo so, però non scherzate con il fuoco. Per quale motivo? Perché quando i mercati sono molto volatili possono rimbalzare una, due, tre sedute, sembra che il sentiment negativo sia terminato e la luce potrà nuovamente risplendere. Cosa fa il mercato? Nuovo impulso ribassista, fregati tutti. Quindi mi raccomando, attenzione. Ad ogni modo tenete in considerazione che ciò che vi ho appena mostrato altro non è che un esempio, quindi non sto dicendo che dovrete coprirvi altrimenti perderete tutti i soldi. Qualcuno magari mi scriverà, vabbè ma non ci si può coprire con gli ETF obbligazionari perché poi c'è l'inefficienza fiscale, sono robe che so, va bene ragazzi, quindi io vi porto degli esempi, poi purtroppo non ho il tempo ogni volta di specificare qualsiasi tipo di dinamica eccetera. Quindi quello che vi dico sempre è questo: avete dei dubbi, poneteli al posto, ecco, di scrivere robe senza guardare il video e senza chiedere niente, ok? Quello che vi ho specificato è questo, che ragionando un po' in logica attiva, poi se siete passivi va bene, va benissimo, perché ogni metodo di investimento, purché si capisca, è corretto, tanto quanto pensando un attimo alla gestione attiva, perché non tutti al mondo parlano di gestione passiva o comunque operano in tal senso. Per quanto mi riguarda, questo è il momento di coprirsi, fintanto che l'efficienza del FTSE MIB a 60 periodi starà al di sotto del punto dell'unità. Ok, spero di essere stato chiaro. Ora, osservando assieme questa heatmap a 60 periodi, cosa possiamo notare? Che non tutte, vediamo se 60, non tutte le società, sì, stanno in un territorio estremamente negativo. Per quale motivo? Perché l'efficienza misura il rapporto tra il rendimento e il rischio di un asset in un periodo di n giorni. Quindi negli ultimi 60 periodi non tutte le società, ecco, hanno presentato prestazioni catastrofiche. Perché? Perché è vero che ci sono stati i ribassi degli ultimi giorni, ma prima c'erano super società. E infatti, cioè, per dire, Italgas comunque l'efficienza è pari a 21,5. Sapete cosa facciamo? Andiamo a vederle velocemente. Allora, Italgas. Alla fin dei conti, ecco, c'è stato il crollo dei bancari che tra un po' analizzeremo. Guardate Italgas. Ok, super rialzo, poi realizzato una candela del meno 2,93, del meno 4,07, del più 0,31. Quindi perché ancora efficiente Italgas? Beh,
perché non dobbiamo basarci solo su queste ultime 3 candele. Leonardo per dire 19,59, no, ma Leonardo la analizzeremo dopo. PST, Poste Italiane 10,5. Andiamoci a vedere PST. Allora, no, forse questo è esatto, è un ETF. PST, Poste Italiane. Allora, anche Poste Italiane, nel senso, super impulso rialzista, poi ribasso del meno 1,72, meno 5, scusatemi, è 43, meno 3,80 e meno 0, più 0,07. Guardate, considerate che questo è il supporto più importante tra i 14,2 € e i 14,45 € circa. Poi Unipol, Iveco, andiamoci a vedere i VG. Iveco, ok. Vediamo. Iveco, guardate, su per giù si trova sul livello 68,2 di Fibonacci. Vediamo se ho ragione. Vediamo. No, grande bufala perché? Perché stavo considerando questa candela. Ad ogni modo, ha chiuso di sopra del livello 61,8 e ora bisognerà capire se ripartirà o meno. Insomma, sapete benissimo che all'interno del mio canale, ragazzi, non vi farò mai proiezioni su quello che potrà accadere. Perché? Perché il futuro purtroppo non riesco ancora a prevederlo. Il giorno che lo prevederò ci divertiremo tanto. Ad ogni modo, rating tecnico è un sell. Che possiamo vedere? Possiamo vedere, sapete cosa facciamo? Accorciamo il periodo X o il periodo N di cui ho parlato prima, ultimo mese. Allora, vediamo. Quali sono state le migliori società, le società più efficienti nell'ultimo mese? Quelle colorate di color verde, Italgas, Telecom, quelle di color giallo, inefficienti ma fino a un certo punto, Snam 0,75 meno 0,75 Enel Terna Era, Unipol meno 13,23, Leonardo comunque nonostante tutto meno 6,53, tutte le altre ragazze hanno visto un tracollo. Vediamo ad esempio, beh, per dire Pirelli. Pirelli non l'abbiamo mai visto assieme, vediamo un po'. Pirc. Allora, Pirelli, beh, guardate un po'. Sali e scendi. E qua, sapete cosa c'è anche? Un bel test e spalle, guardate un po'. Anzi, che sarebbe andato anche in profitto entrando in questo punto, stop loss al di sopra della candela della rottura della candela di rottura della neckline. Il take profit sarebbe stato questo, vediamo l'altezza della testa, 1 e 2, quindi da questo punto sì, sarebbe andato anche in profitto. Ad ogni modo, andiamoci ad analizzare, ecco, le vostre società più ricercate, vedremo anche il fair value per capire se sono ritornate al loro valore equo o meno. Partiamo da Generali, che risulta essere la più ricercata, l'italiana più ricercata all'interno di investing.com. Considerate appunto che le metriche sono calcolate negli ultimi 60 periodi, mentre il rating tecnico, che è un sell, si basa sul time frame giornaliero. Cosa possiamo dire? Che nonostante il crollo, che possiamo calcolare anche assieme, vediamo un po', vicino al meno 15% al minimo realizzato il 7 aprile, comunque rimane una società efficiente. Efficienza di 4,99 se osservate delle variazioni, il sistema attivo calcola tutto in tempo reale. E questo sapete cos'è, ragazzi? Secondo me è un 0,50 di Fibonacci, un 0,61,8. Guardate come la società abbia testato, cioè siamo quasi al millimetro, quel supporto, il supporto del 61,8% di ritracciamento a 28,12 euro sia per il momento ripartito. Ora, fatemi considerare aspetti legati ai volumi, profilo volume di intervallo fisso. Allora, perché non ricordo a cosa equivalga questa fascia qua. No, probabilmente non lo so, probabilmente l'avevo tracciata così, o avevamo tracciato assieme il supporto legato proprio al ritracciamento 61,8. Ad ogni modo, considerando questo impulso rialzista, in questo punto sono stati scambiati i maggiori volumi. Guardate che cosa facciamo: 1, 2 e 3. Quindi se il prezzo ripartirà verso l'alto, questo probabilmente sarà la resistenza più forte che sentirà. Però se noi andassimo a calcolare l'ultimo impulso rialzista, quindi dal minimo
okay, del 20 dicembre, escludendo questa parte dal 13 novembre al 20 dicembre stesso, vediamo dove si trovano i volumi, sempre qua. Vedete? Quindi questa resistenza compresa, questa resistenza dei 32,45 € è la più importante. Questa in basso è non la resistenza più importante, bensì il supporto. Sapete cosa facciamo? Salviamo, così sarà pronta per le prossime analisi. Vediamo assieme, anzi non fatemi vedere il target degli analisti, che gli analisti, nonostante questo crollo, comunque non vedono un forte rialzo dell'azione. Considerate che i più ottimisti vedono un prezzo a 34,8 € e, se consideriamo la media degli ottimisti e dei pessimisti, il prezzo dovrebbe risultare essere su un fair value pari a 29,60 €. Devo vedere una cosa però, sapete cosa? Perché potrei aver fatto un errore in questo punto. Scusatemi, oggi ci troviamo qua. Ma è un 17%, 34 sì, è corretto. Scusatemi però, ogni tanto ecco è giusto anche fare, cioè ricontrollare ecco quanto ho creato, perché non vorrei fornirvi assolutamente delle informazioni fuorvianti. Invest in Pro, signori, se desiderate ricevere una piattaforma, cioè utilizzare una piattaforma che stimi il fair value di tutte le società quotate e volete ricevere uno sconto, cliccate il link in descrizione del video per valutare se può essere una buona scelta per voi. Ad ogni modo, secondo i 5 modelli di analisi fondamentale di Invest in Pro, che sono proprio questi modelli, secondo la mediana, scusatemi, di questi modelli, il prezzo appare sopravvalutato. Dovrebbe perdere addirittura 15,1 punti percentuali per tornare ad un valore equo pari a 38,39 €. Ad ogni modo, oggi la prestazione di Banca Generali è pari al 2,92%, quindi non male. Vediamo qual è il rendimento da dividendo insomma paga un 6,4 di dividendo. Insomma, quanti di voi hanno Generali in portafoglio? Fatemi sapere, perché sono curioso, perché credo che se la società più ricercata su investing, una marea di gente l'avrà, insomma, all'interno della propria asset allocation. Per quanto riguarda Intesa Sanpaolo, il grafico è molto simile a quello di Generali. Alla fin dei conti sono due società legate da una correlazione positiva appartenenti al settore finanziario, il principal settore del mercato azionario italiano. Meno 27% circa, facciamo meno 20, sì, dai, meno 27% circa, approssimando dal massimo del 26 marzo al minimo del 7 aprile. Ho tracciato anche in questo caso il profilo volume ad intervallo fisso dal minimo del 27 novembre, no, 2024 all'ultimo massimo storico del 26 marzo. E quali sono le fasce più importanti? Questa fascia qua, anzi questo supporto. Sì, perché nel caso il prezzo scendesse agirebbe da supporto dei 3,85 €, il supporto dove sono stati scambiati i maggiori volumi all'interno di questo trend rialzista, poi la fascia compresa tra i 4,25 € e i 4,07 €, 4,09 € e poi sui massimi storici alla fin dei conti tra i 4,94 € e i 4,69 €. Ad ogni modo le metriche cosa dicono? Che nonostante questo rimbalzino, oggi sta realizzando più 0,60 ISP, il rating tecnico appare comunque come un sell, è inefficiente, quindi leggermente più inefficiente di Generali, che comunque mantiene ancora il territorio positivo, e il ritorno attivo rispetto al MIB è pari all'1,74%. Vediamo Intesa se appare, diciamo, secondo gli analisti sopravvalutata. No, in teoria, guardate, si trova proprio in linea con il suo fair value, Intesa Sanpaolo, secondo il target degli analisti. Che cosa possiamo aggiungere a questo discorso? Che i più ottimisti vedono il prezzo a 5,50 €, i più pessimisti a 4,20 €, la media sta proprio sui 4,88 €. Per quanto riguarda Investing Pro invece, beh, signori, abbiamo soltanto 3 modelli di analisi fondamentale. Dovrei, ecco, informarmi per modificarlo in maniera tale da aggiungere più dati. Secondo la mediana di questi 3 modelli,
diciamo che la società, ecco, appare in linea con il suo fair value, meno 5,1 punto percentuale, che se ci pensiamo bene un 5% signori per le azioni è veramente poco. E insomma questo il fair value è la prestazione giornaliera è pari a più 0,76, più 0,82. Vediamo il rendimento da dividendo pari all'8,7%. Insomma, se ci pensate le bancarie italiane non scherzano, eh. Per quanto riguarda Leonardo, parliamo sicuramente di una società molto più rischiosa rispetto alle bancarie. Basta pensare il fatto che il mio sistema mi avvisa immediatamente con un alert. Alert alto rischio, perché comunque ha una deviazione standard molto ampia. Non è necessario il sistema attivo per capire la deviazione standard di questo titolo. Pump and dump. Cioè non è proprio un pump and dump, però il concetto fondamentalmente era quello. Partendo dal target degli analisti, diciamo che la media cosa indica? Un potenziale ribasso del 7,11%, quindi è leggermente sopravvalutata, secondo gli analisti, quindi che abbiano ragione o meno, ragazzi, io non lo so, ok? Per quanto riguarda invece l'analisi tecnica, c'è qualcosa di interessante da dire, perché innanzitutto, vabbè, c'è stata la rottura, la fortissima rottura di questo rettangolo, la rottura del 4 aprile 2025, meno 12,41%. Quel giorno Leonardo ha spinto veramente verso il basso, però aspettatevi, ripeto, in contesti di risk-off, movimenti di questo tipo. Perché? Perché Leonardo intrinsecamente è una società rischiosa, volatile, ok? Quindi quando, signori, no, vedete contesti di risk-off, vi chiedete perché queste società che ho in portafoglio, ergo le Tesla, le Nvidia, hanno perso tanto? Perché sono società volatili o più società, o scusatemi, società più volatili del benchmark di riferimento. Cosa è accaduto? Che oggi un più 5,17%, non male. Considerate che l'efficienza della società sta quasi a 20 punti, con un ritorno attivo del 52,6, un rating tecnico neutral, una performance comunque negli ultimi 60 periodi pari al 47,18%. Quindi perché è ancora efficiente Leonardo? Perché è vero che ha espresso un rischio molto alto, ma esprimendo quel rischio ha raggiunto anche una performance direi quasi eccezionale, ok? Poi se salirà o non salirà, io non ne ho la più pallida idea. Dobbiamo chiederci cosa sia questo rettangolo qua. Probabilmente sapete cos'è, ragazzi, è un ritracciamento di Fibonacci? No, però guardate, considerando l'ultimo impulso rialzista, forte impulso rialzista dal 10 dicembre del 2024, si può dire che Leonardo ha proprio rimbalzato, guardate, al di sopra, cioè ha rimbalzato sul livello 61,8 di Fibonacci, che corrisponde a 34,27 euro ed è ripartito. Ora bisognerà capire se manterrà questa rotta, pur precisando, ricordatevi un aspetto, i rimbalzi durante i momenti di alta volatilità. Beh, per quanto riguarda il point of control volumetrico, vi dico già che probabilmente i point of control si trovano all'interno delle lateralizzazioni o perlomeno dei consolidamenti che ha realizzato il prezzo in questi ultimi tempi. Per dire, da qua a qua ci sarà una fascia volumetrica importante qua e qua. Guardate un po', in questo punto, e questo è il point of control. Quindi quando il prezzo raggiungerà nuovamente la fascia compresa tra i 46,6 euro e i 42,86, troverà sicuramente resistenza. Per quanto riguarda il fair value, in questo caso abbiamo un ampio, diciamo, set di dati, meno 15 per 15 modelli di analisi fondamentale, che sono questi mostrati all'interno di questa finestrella, modelli uno sotto l'altro, dovrebbe perdere 1,2 punti percentuali. Ad ogni modo si può dire che Leonardo ad oggi sta prezzando quel che è il suo valore corretto.